Ciao ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, grazie, 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 grazie. Milioni e milioni e milioni di grazie, come polvere d'oro, che scendano su di voi tutto il mio amore e tutte le mie benedizioni. Io vi ringrazio dal profondo dell'anima per quello che mi state scrivendo rispetto soprattutto agli ultimi video che abbiamo pubblicato sui segni zodiacali, che sono delle vere e proprie iniziazioni. Ehm, la domanda che mi è stata ispirata, le domande che sono state ispirate da una nostra sorella carissima, che ha sempre delle ispirazioni potentissime, quello della missione dell'anima, della vera natura, sono, come avete visto, domande che si compenetrano l'un l'altra. Qual è la tua missione? Qual è la tua vera natura, la natura selvaggia? Parlare di missione dell'anima è qualcosa di troppo vasto per poter essere compreso dalla mente razionale, però attraverso le carte, che sono degli strumenti bellissimi di iniziazione, appunto, possiamo vedere quali sono, scorgere quali sono i messaggi affinché tu possa realizzare quello che la tua natura chiede e quindi scorgere dei frammenti che aprono la strada a infinite possibilità e intuizioni. Ed è per questo che vi ho detto di guardare, ascoltare quei video con il cuore aperto, perché la conoscenza vera non è la conoscenza intellettuale, ma è la conoscenza del cuore. Quando tu fai esperienza di qualcosa con il cuore aperto, lì arriva la vera conoscenza. Facendo esperienza dei vostri segni zodiacali ascendenti, con il cuore aperto arriva la vera conoscenza e da piccoli frammenti iniziano a diventare cose sempre più grandi, cose sempre più grandi. E la pratica, le pratiche suggerite in ogni segno zodiacale ascendente sono volte a questa apertura. Ecco perché sono delle vere e proprie iniziazioni. Per chiunque non li avesse visti, li trovate nella playlist Segni zodiacali. Va bene? Segni zodiacali, la trovate su questo canale, Segni zodiacali, e ci sono tutti i vostri segni zodiacali. E, dobbiamo uscire dalla mente ordinaria. E per uscire dalla mente non puoi farlo con la mente stessa. Quindi non è una conoscenza intellettuale. Si deve usare il cuore, un'apertura del cuore. E come senti il cuore? Il cuore lo senti attraverso la meditazione, che è la contemplazione. La contemplazione, la meditazione e le pratiche. Quindi per uscire dalla mente bisogna usare un altro strumento. Perché, ripeto, non si può uscire dalla mente con la mente. Si deve usare un altro strumento. Questo strumento è la meditazione, contemplazione. Prima della meditazione è l'iniziazione, ma è così sin dalla notte dei tempi, Cioè, nel senso, si esce dalla mente con un'iniziazione e l'iniziazione ti viene data da un maestro, ti viene data attraverso un libro, ti viene data ascoltando un video, ti viene data dalla vita stessa. E in tempi antichi l'iniziazione veniva data proprio dai maestri, no? Anche oggi io ho ricevuto l'iniziazione allo yoga sciamanico, alla famiglia arcobaleno, e, e questa iniziazione è seguita da mantra, da formule psichiche, da applicare quotidianamente nella vita. Ecco, applicare il mantra, la formula psichica durante la quotidianità, quella è la meditazione. La meditazione non è solo quella di mettersi in posizione meditativa e stare lì ore e ore e ore, no, non è solo quella. La meditazione è quotidiana, è una contemplazione di ogni cosa che vivi come un'esperienza spirituale. Quella è meditazione. E le pratiche a cosa servono? Il rito è ciò che abbiamo perduto nella società attuale. Tutto è rito,
nella vita, tutto è rituale. Fare le pratiche, il rituale, significa acclimatarsi al sentire dell'anima che è tutto rito per l'anima, è tutto rito. Prendere consapevolezza di questo, ossia fare il rituale o fare delle pratiche, che sia la formula psichica, il mantra, che siano i rituali descritti per ogni segno zodiacale, significa acclimatarsi alla missione. E quindi qui ci istruiamo ad andare oltre la mente e grazie agli strumenti che abbiamo possiamo raggiungere piano piano, ognuno con i suoi tempi, l'illuminazione. E perché, come si dice nello yoga sciamanico, quando il Bhakta cerca ardentemente Bhagavan, Bhagavan cerca ardentemente il Bhakta. Il Bhakta è l'amante del divino. Il Bhagavan è il divino nella sua essenza di puro amore. E quindi quando tu pratichi perché senti una chiamata, senti la chiamata della tua natura, senti la chiamata della tua missione, che è la stessa cosa, e ti applichi con passione perché senti che ti espandi ogni volta che fai quella cosa, o che puoi fare anche un qualcosa che ti appassiona, qualsiasi cosa, allora tu fallo, perché prima o poi il Bhakta e il Bhagavan si incontreranno. Questa è la certezza assoluta. Quando l'uomo cerca ardentemente qualcosa, il suo divino, il divino sta cercando ardentemente quello che sta cercando l'uomo. E allora prima o poi si incontreranno, perché alla fine capiranno che non si sono mai perduti. Hanno soltanto dimenticato di essere distinti, ma non separati. Quindi arriverete, io non vi so dire quando, come, ma la certezza assoluta è che ce la farete, tutti. Quindi, ragazze mie, ragazzi, grazie, 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 infinitamente grazie. E quello che state facendo è straordinario. Abbiamo creato una famiglia stupenda, è commovente e bellissimo. Grazie, grazie per tutto il sostegno al mio lavoro, per le tantissime donazioni al canale. Grazie, grazie, grazie. Ed è bellissimo. Allora, vediamo a livello energetico quali sono le ispirazioni dell'anima nella realtà fenomenica in questa settimana che va dal 10 al 16 febbraio. Lo facciamo utilizzando due varianti, due oracoli, dove poi ci mettiamo i tarocchi, andiamo a vedere a livello generale, a livello relazionale, cosa può accadere nella tua realtà fenomenica affinché tu possa andare incontro alla liberazione finale, nello sciogliere paure, attaccamenti e resistenze che ti separano dal darti a quella grandiosa vera natura. Le potete sentire anche entrambe, come fate tutti, lo so, la maggior parte di voi, e altrimenti soltanto una, come lasciatevi ispirare e guidare. Ascoltate con il cuore, non con la mente, perché ripetiamo, per uscire dalla mente devi usare un altro strumento, che non è la mente. Quindi, detto questo, ragazze mie e ragazzi, prima variante, seconda variante, e partiamo dalla prima variante. Allora, chiedo al mio sposo celeste di operare per me attraverso questa lettura, affinché tu possa avere risveglio, consapevolezza, bellezza, magia e amore. Vediamo. Per le mie ragazze e i miei ragazzi dal 10 al 16 febbraio,
dal 10 al 16 febbraio, messaggi principali per te. Mettiamo 3. 1, 2 e 3. Allora, facciamo un bel respiro profondo e iniziamo. Bruja, strega, la giustizia si avvicina per te. Nostalgia, centrati nel qui ed ora, ok. Biblioteca, prendi il controllo della tua vita, ok, ok. Allora, messaggio principale è questo. La giustizia, ciò che non è andato bene o ciò che hai percepito come ingiusto nella tua vita si sta risolvendo. Grazie anche alla consapevolezza, alle pratiche e il tuo affidarti, no? Il tuo affidarti agli eventi. In questa settimana si avvicina una certa giustizia in qualche ambito nella tua vita. Poi abbiamo la carta di nostalgia, può avere un po' di dolce tristezza, dolce malinconia in questa settimana. Ti dice centrati nel qui ed ora. Allora, nostalgia quando abbiamo nostalgia. Sentiamo una certa forza, una certa energia che è proprio la dolce tristezza, dolce malinconia, dolce nostalgia. Ti dice non reprimerla, magari parlando con delle amiche o con degli amici. Qua vedo due amiche che prendono un caffè, un tè insieme, un po' di nostalgia dei tempi andati. Ok. Quindi non reprimere quella forza, non reprimere quella energia, ma piuttosto prendila per mano. Prendila per mano perché l'anima si vuole nutrire di una certa energia. Questa energia è la nostalgia, in qualche momento di questa settimana. Allora, nutri l'anima come tu nutri te stessa con il cibo, l'anima si nutre di dolce tristezza, dolce malinconia, di pathos. Quello è il linguaggio dell'anima con la quale vuole essere nutrita e noi spesso non l'ascoltiamo occultando il suo operare, il suo parlare. Quindi nutriti di quella sensazione e soprattutto prendi consapevolezza di una cosa importante. Il passato e il futuro non esistono. Tutto il tuo passato esiste in un eterno presente. Il passato sono immagini dell'anima, il futuro sono immagini dell'anima, tutto accade qui, ora, tutto accade adesso, tutto accade adesso. Dobbiamo iniziare a vedere il passato come possibilità e il futuro come possibilità. Il passato che convive adesso è la possibilità di pacificare gli eventi perturbati. Perdonare e pacificare. Il perdono è inteso sotto forma di ti benedico, ti ringrazio, con la consapevolezza che quello che è accaduto sono immagini della tua anima, affinché tu potessi superarti. Il futuro dobbiamo vederlo come possibilità di creare. Quindi dobbiamo vedere questo tempo lineare come delle possibilità, perché non esiste il tempo lineare, il tempo è circolare, è ciclico in natura il tempo. La morte in natura non esiste, la visione è orizzontale, non è verticale. Quindi siccome in natura il tempo è ciclico, dovete sapere che gli antichi, questo lo stiamo studiando in tutti i tomi di yoga sciamanico, in tempi antichi, il verbo del tempo, passato remoto, passato prossimo, futuro remoto, futuro anteriore, futuro prossimo, non esistevano. Non esisteva il verbo del tempo. Quindi pensate come poteva essere la vita senza utilizzare nel linguaggio, non c'era il verbo del tempo. Perché tutto accadeva adesso, in un eterno presente. Il tempo è nato con la separazione, con
Vabbè, non voglio entrare in questo argomento adesso perché ci sarebbe poi vi farò un podcast bellissimo sulla creazione secondo il punto di vista sciamanico, il punto di vista delle religioni animiste. Quando è nato praticamente il tempo è nato con il Dio creatore, che ha dato origine a qualcosa e fine, quindi l'inizio e la fine. E da lì anche tutte le categorie di coppie di opposti nella separazione. Vabbè, non voglio entrare in questo discorso, ti volevo soltanto dire della serie partiamo dalla preistoria per spiegare la nostalgia. Allora, centrati nel qui ed ora, pacifica gli eventi, quelli che ti vengono nella mente, io ti benedico, io ti ringrazio, ti amo, ti accolgo, ho fede in te. Le 5 punte del pentacolo, ok? Poi abbiamo infatti la carta biblioteca che ti dice riprenditi il controllo della situazione. Il controllo è inteso come controllo, anche qui la mente razionale, noi dobbiamo eliminare il controllo sugli eventi. Come lo intendiamo? Io riscriverò tutti gli oracoli comunque. Allora, riprenditi il controllo del tuo proprio relato, quindi riprenditi il controllo della tua vita. Come lo traduciamo quindi nella verità questa cosa? Qua abbiamo un burattino. Chi è il burattino? È l'ego. È l'ego. È una macchina l'ego. Facendo quello che abbiamo detto, devi riprendere il controllo della situazione da una prospettiva più ampia, non dalla prospettiva della mente che vuole il controllo sugli eventi. Oddio, se accade questo, se accade quest'altro, oddio, oddio. No, no. Fede. Io ho fede negli eventi, io ho fede in te. In questo modo riprendi il controllo, cioè ti allinea al controllo dell'anima. Ok? Ok, vediamo a livello generale cosa ci raccontano i tarocchi in merito. Prima di tutto sulla carta strega, bruja, la giustizia si avvicina, strega, bruja. Spiegatemi maestri sulla bruja. Cos'è questo? Ah, 5 di coppe. Questo è paggio di coppe. C'è una persona pentita che ti bussa alla porta. Una persona, può essere chiunque, una persona che si apre emozionalmente, che ha un po' di tristezza nel cuore. 4 di bastoni, mi dicono che c'è un incontro con una persona, può essere chiunque, ripeto, il 4 di bastoni è proprio l'incontro, no? 5 di coppe, una persona è mossa da una sensazione un po' di tristezza, di nostalgia, di malinconia e ti bussa alla porta, o comunque vedo un incontro con questa persona, o a casa o da qualche parte dove siete solo voi. Ripeto, può essere chiunque, va bene? Questo sulla prima carta, ok. Sulla carta nostalgia, come cantava Albano, nostalgia, nostalgia canaglia, che ti prende ma non me la ricordo più. Nostalgia, proprio quando non vuoi. Sì, così era, sì, sì. Vediamo. Noi diremmo benedetta nostalgia, benedetta, non nostalgia canaglia. Vediamo. Sulla carta nostalgia, centrati nel qui ed ora. La forza. Ah, c'è una torre qua. È la torre, no? 5, 6, 7, 8, sì. O è la luna, scusa, non vedo niente qua. 5, 6, 7, oh, 18, la luna, non è la torre, scusami. La forza è la luna.
La luna mi parla del passato, no? Pure, vediamo. Ah, poi abbiamo la luna piena, ragazzi, questa settimana. Quindi durante la luna piena possono salire un po' di ricordi. Ah, bellissimo, ci sono 3 arcani maggiori qua. E il carro. Guarda, mi stanno parlando, con questi 3 arcani maggiori sulla carta nostalgia, del grande potere che avrà questa dea della nostalgia durante questi giorni di luna piena. Questo potere, nella misura in cui tu prendi forza, ok? La forza cos'è? Il coraggio di fare cosa? Di sentire le emozioni del passato, che è una possibilità, come ti ho detto prima, di perdonare e pacificare. Facendo questo, il carro mi parla assolutamente della vittoria. Cioè, ti risalgono in mente delle immagini del tuo passato con la luna, vite passate, no? E qua c'è la forza qua a fianco della serie, adesso ho la forza e il coraggio di affrontare e pacificare degli eventi del mio passato e questo ti darà un pieno successo, cioè ti dà la forza corrispondente, la dea della nostalgia. C'è anche una persona qui. Allora, questo è l'evento principale, l'emozione, no? Come ti dico sempre, l'emozione viene prima dell'evento, cioè prima viene l'emozione dentro di te, prima c'è il Dio dietro di te e poi l'evento che te lo fa, ti fa vivere quell'emozione, ti fa sentire quel Dio. È possibile che ci sia o una reminiscenza di un evento del passato, oppure un incontro con una persona che viene da fuori, o comunque sia si sposta, prende la macchina, viene da te o vi incontrate, il carro non è in movimento, che ti ricorda degli eventi. E in questo caso, proprio in questo caso, abbiamo il coraggio di pacificare degli eventi del passato. Quindi ti benedico, ti accolgo, ti ringrazio, ti amo, ho fede in te. Nell'emozione lo dici, va bene? Nelle immagini. Mm? Ok, vediamo adesso sulla carta biblioteca, riprendi il controllo del tuo relato, della tua vita, riprendi il controllo, insomma. Sulla carta biblioteca, per favore. Sulla carta biblioteca. Quattro di coppe. 6 di spade. Eh beh sì, cavallo di bastoni. Mi dicono che esci da una situazione un po' di insoddisfazione. Allora, c'è un cambio, è possibile che venga qui una persona, c'è un cavallo di bastoni. Qualsiasi tipo di persona può essere. Il cavallo di bastoni mi dice che c'è uno spostamento, 6 di spade, cavallo di bastoni, uno spostamento da parte di una persona verso di te o tu verso una persona. Vedo che c'è un riprendere in mano il controllo di una situazione e farsi avanti. 4 di coppe mi parla di un po' di insoddisfazione o di un po' di noia, una situazione di noia che cambia o per l'arrivo di una persona o comunque sei tu che fai uno spostamento, c'è un cambio che arriva nella tua vita. Qua abbiamo un 2 di spade, può essere una situazione con un amico, un'amicizia che ti fa riprendere un po' una situazione in mano. 2 di spade, 6 denari o sul lavoro. Sì, vediamo un po' che energia ha il cavaliere di bastoni. 3 di coppe, può essere certamente un amico o un'amica che ti chiede di fare uno spostamento, di uscire, oppure un'altra persona. Io qua vedo anche un'energia che risale da un 4 di coppe che è un po' di demotivazione, un po' di noia, 3 di coppe è un festeggiamento, e qua abbiamo una chiave. O un amico o un cambiamento che ti porta una risoluzione, d'accordo? Ok, ragazzi miei, ragazzi, adesso ci andiamo a vedere l'amore. Allora, tenendo fede sempre a queste carte che sono uscite come energia principale, adesso ci facciamo la stesa sull'amore, sia che tu abbia qualcuno in mente, nel cuore, sia che ci sia una connessione più o meno palese con qualcuno o che ci sia qualcuno nella realtà fenomenica. Vediamo un po', energia di partenza. Energia carta guida per te, per favore, dal 10 al 16 febbraio. Chiedo ai maestri di realizzare questa lettura per te. Carta guida per favore sull'amore. Carta guida. Carta guida per te. Wow, me lo mettono così, un bellassone. Un bellassone, tutto attaccato, scritto tutto, bellassone.
E c'è un asso di coppe. Nell'amore c'è o un nuovo amore, il rinnovo di una relazione, un punto e a capo, assone proprio. Un bel asso di coppe mi parla di un nuovo amore, di un amore rinnovato, ripeto, re di spade, sì. C'è una persona che lotta per un amore nuovo o per un nuovo amore, cioè ho rinnovato amore, eh? Re di spade, 5 di spade, che casino qua questo. C'è una persona che prende una decisione di lottare, ha le idee chiare, prende una decisione che doveva prendere da un po', per alcune. Forte il segno dell'Acquario, fortissimo, Gemelli e Bilancia pure, o ascendente o Luna Venere in questi segni, Toro, Vergine e Capricorno, Luna Venere in questi segni, ascendente. Comunque, al di là del segno, i segni ve li do per un arricchimento in più. Un bel lassone abbiamo, vediamo di che si tratta. Allora, vediamo. Vediamo di che cosa si tratta. Amore, dal 10 al 16 febbraio. Vediamo. Amore, 10-16 febbraio. Regina di denari, temperanza. Qua vi vedo molto occupate nelle vostre cose, felici di realizzare i vostri obiettivi, i vostri talenti, le vostre capacità, molto tranquille o tranquilli, sereni o impegnati nelle vostre attività. La temperanza mi parla di un bellissimo equilibrio che avete dentro, fluisce la vostra energia perfettamente e si riversa nella pratica, nella concretezza e nel materiale. Forte il segno del Sagittario, Capricorno, sì, Sagittario, Capricorno, Vergine e Toro, ma al di là del segno, ripeto, questa è l'energia, ti vedo bene. Energia attuale, energia positiva, energia negativa, energia passata, futura e conclusione di energia futura. Qua abbiamo Regina di denari, Paggio di denari, 2 di denari, molto impegnata nel lavoro, ti vedo, lavoro oppure attività, perché per esempio mi dice no, in pensione, ti vedo impegnata in ciò che riguarda la vita pratica, ok? Quindi è soddisfatta di questo, assolutamente sì, 9 di denari, ti vedo benissimo, molti di voi sono single e quindi c'è questo nuovo amore in questi giorni. Avevo visto anche, c'era un paggetto qua comunque, e vedo anche dei successi in ambito lavorativo in questi giorni, è molto soddisfatti di questo, ok, o soddisfatti. Energia attuale, amore per te. 7 di coppe. Potresti avere delle opzioni qui, delle opportunità con diverse persone. E il 7 di coppe mi parla di energia che ci sono tante cose da fare. A livello emozionale una nuova illusione si dice in spagnolo, che per renderla in italiano è più bello dirlo in spagnolo, come se il vostro cuore riprende a fiorire, cioè c'è fermento nel vostro cuore. E vi vedo molto occupate anche in altri ambiti, molto occupate emozionalmente in altri ambiti, che sia un progetto lavorativo, eccetera, vi vedo occupate in questo o occupati. Oppure semplicemente potete avere delle opzioni. Vediamo al positivo cosa abbiamo. Al positivo abbiamo un 3 di denari, il lavoro va molto bene ragazze, te l'ho detto anche qui e ragazzi. Molto entusiasmo nel fare progetti e collaborazioni. Se invece c'è questa persona qui, perché c'è quest'asso di coppe, vedo la voglia di costruire insieme, questo vi fa battere il cuore. Mm? Vediamo il negativo. Cavallo di spade in negativo. Cavallo di spade mi parla di un po' di tensione, o ci può essere un litigio, o ci può essere stato un litigio o un po' di tensione che ha generato confusione. Però lo vediamo nel corso della lettura. Vediamo qua passato 8 i denari e gli amanti. Qualcuno di voi hanno scelto di dedicarsi con passione totale a un vostro progetto o al lavoro che state facendo, proprio avete scelto di dedicarvi completamente a questa cosa, mettendo limiti a tutto ciò che non ha a che fare con il vostro potenziamento emozionale. Il lavoro va benissimo, per alcuni di voi avrete anche delle sorprese importanti sul lavoro in questi giorni.
Per altre invece vedo che c'è la voglia di impegnarsi in una relazione e questo dà molto entusiasmo, Mm. Voglia di far funzionare le cose, questo dà molto entusiasmo. Sì, vediamo un po' che succede nei prossimi giorni, quindi l'otto di bastoni, comunicazioni. Ah, tre di spade, c'è qualcosa che succede, che viene detto, forse un litigio c'è qua. Sì, re di spade. Allora, per alcuni di voi sta andando tutto bene per alcuni di voi. Succede qualcosa in questi giorni. Può essere un litigio, voi decidete di chiudere con una persona perché vi aprite al lavoro e potete incontrare nel lavoro una persona con la quale avere questo asso di coppe. Vediamo che c'è dopo il re di spade. Sì, 4 di coppe. Allora, per alcuni di voi può succedere un litigio con qualcuno e rifiutate l'opzione di questa persona qui. Cioè, rifiutate questa persona. Perché 3 di spade, cavaliere di spade, può succedere un litigio. E voi rifiutate, dite no. Oppure si avvicina una persona a voi siete molto impegnate, c'è questa possibilità di apertura verso l'altro, però verso l'altro in questo caso è il vostro lavoro, sono le vostre attività. Ecco perché, siccome come vi insegno sempre, il divino si manifesta in tutto ciò che vi appassiona, in questo caso per alcuni di voi ci può essere una persona che vi corteggia in questi giorni, però voi decidete di dire no perché vi appassiona qualcos'altro a livello lavorativo. Il divino si manifesta in ogni cosa che fate, dal lavoro alla passione che mettete in una persona, per alcuni di voi è così. E per altri di voi, qua c'è, fammi vedere che c'è dopo il 4 di coppe ancora. 6 di spade. E ci può essere un litigio dovuto a uno spostamento. Sì. Per alcuni di voi dite no a qualcuno perché siete molto impegnate sulle vostre cose che vi appassionano, tra i denari, pratica, lavoro, eccetera, e siete molto occupate in questo. Potete avere, ripeto, una discussione, ripeto, con qualcuno, me lo sottoscrivono e vi allontanate da questo re di spade qua. C'è un allontanamento, ok? Fammi vedere i mini tarocchi cosa mi raccontano perché c'è un'altra informazione. Se me la confermano i mini tarocchi ve la dico, aspetta, Allora. Vediamo. 7 di coppe, energia attuale. 7 di coppe, energia attuale. 7 di coppe, energia attuale. Amore. 7 di coppe, energia attuale. 4 di spade. L'amore mi dicono che è fermo, c'è un silenzio con qualcuno, mi dicono che è fermo. O c'è silenzio. Questo può generare un po' di confusione per alcuni. 3 di denari al positivo. Infatti, vedi, c'è la regina di bastoni tu. Qua vedo che tutto va a tuo favore, scegli tu, il tuo cuore vedo che batte per qualcosa nel concreto che ti fa sentire viva o vivo e ha a che fare con qualcosa che ti appassiona. Tale appassionamento può essere dovuto a un progetto lavorativo che sta andando benissimo perché lo vedo qua, o nel lavoro che va benissimo, tant'è che non vuoi persone che non fanno parte più della tua energia, insomma, mi spiego? È tutto a tuo favore qua. Vediamo il cavaliere di spada al blocco. L'eremita. L'eremita al blocco mi parla di una persona che non sa essere centrata, di una persona che non sa trovare la giusta via, di una persona non saggia, non equilibrata. Vediamo questo diamanti 8 di denari. Diamanti 8 di denari. Asso di bastoni. 8 di denari. 6 di coppe. Allora, qua mi stanno parlando di più cose, ci sono più informazioni qua. Alcuni di voi siete felici con una persona con la quale state già
e la cosa sta funzionando e siete in pausa con un'altra persona. Si ripresenta quest'altra persona del passato, con la quale siete in pausa, non vi state sentendo. Però voi rifiutate l'offerta, perché state bene con quell'altra situazione con la quale state già. Per altre invece era iniziato qualcosa con una persona e stava funzionando, adesso c'è silenzio, vedo che la comunicazione ritorna con questa persona, però voi, non lo so, mi dice che non l'accettate, state nel vostro potere qui. Però fammi vedere l'otto di bastoni. Il mondo. Sì, ci sono messaggi su internet, su WhatsApp. 3 di spade. 7 di bastoni. No, mettete dei limiti, c'è un limite. Ci sono messaggi o comunicazione bloccate una conversazione. O perché state con un'altra persona o perché quello che state facendo vi appassiona, può essere il vostro lavoro che vi appassiona e quindi vedo che vi concentrate su questo, siete molto felici e contente, quindi l'asso di coppe è riferito anche al vostro amante mistico che si incarna nel vostro lavoro e nel vostro progetto. Vediamo il re di spade, 4 di coppe, re di spade, 4 di coppe, 3 di spade, sì, qua dite no, qua c'è una chiusura netta con una persona, netta, 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 6 di spade, 2 di coppe e ve ne andate o con quell'altra persona con la quale già state o andate verso il nuovo, che può essere anche che li incontrate nell'ambiente lavorativo o comunque sia dietro l'angolo, appena voi dite no a questa persona, c'è dall'asso di coppe al 2 di coppe, c'è un'altra persona che vi è affine. Vedete come vi risuona? Qua c'è la papessa, non ve l'aspettate proprio alcune di voi. E con questa persona che vi è affine, che sta dietro l'angolo, però non la vedete in questa settimana, che ho messo più carte, quindi a livello cronologico, che il tempo non esiste, perché dobbiamo dire tutto e il contrario di tutto, e dopo questa settimana, quest'asso di coppe qui, con questo 2 di coppe qua. E con questa persona, quello che vi volevo dire anche prima, c'è costruzione, 3 di denari a positivo, questo vi fa sentire bene, c'è costruzione, solide fondamenta, d'accordo? Fammi vedere un po' l'energia di questo re di spade nei tuoi confronti qual è? L'energia del re di spade qual è? 2 di spade. O sta in silenzio questa persona, non si sa decidere, non sa trovare la giusta via, c'è tensione. Qua voi smollate una situazione, questo è il senso. Vediamo un po' con i miei oracoli, lui, lei, cosa ti dice l'amore in questo caso. Per tutte le ragazze nuove li potete trovare sotto all'info box in descrizione. Allora aspetta, qua abbiamo i segni per darvi informazione aggiuntiva: Ariete, Leone, Sagittario, Vergine, Acquario, Gemelli, Bilancia, Gemelli, sì, i segni prima li abbiamo detti, ok. Vediamo un po' cosa mi dicono gli oracoli lui lei per te in questa settimana. Siamo una coppia sacra, insieme cambieremo il mondo. Ragazze, questo ha a che fare con questo 2 di coppe, quest'asso di coppe sta dietro l'angolo. O ce l'avete già questa persona con la quale va tutto bene, ma poi ci può essere un litigio per uno spostamento, ma poi vi riconciliate perché arriva con un po' di pentimento per la costruzione, come la volete voi, o dite no a una persona e dietro l'angolo c'è questa coppia sacra. Insieme cambieremo il mondo, ok? Vediamo cos'è, cos'altro. È uscita da sola. E infatti lotterò per te. Ti ho detto prima che c'era il fondomazzo qua, un altro re di spade, può essere la stessa persona, una persona nuova, una persona che ha le idee chiare e lotta per questo asso di coppe. Lotterò per te, ok? Vediamo cos'altro.
ti prego fallo ancora. C'è qualcosa che tu fai che fa impazzire questa persona o che la farà impazzire. E io credo che abbia tantissimo a che fare con la regina di bastoni al tuo positivo, che è la regina di bastoni col 3 di denari, è la maga che si concentra nella pratica in ciò che la appassiona e questo le fa costruire, il 3 di denari, costruire la bellezza, va bene? E ha a che fare con questo ti prego fallo ancora su una visione più alta. Allora, vediamo cos'altro mi dicono questi oracoli per te. Guarda, te l'ho detto, ti vedo felice, 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 felice. Puoi anche bloccare questa persona qui per non so che cosa, perché non si decide, non prende una decisione o perché non lo so, e questa persona poi reagisce, mi spiego? Scambiarsi i doni, guarda che belle carte. E beh, che ti ho detto? Costruire palazzi. Queste sono proprio le carte che racchiudono tutto quello che ti ho detto. Ti vedo molto felice, ci sono bellissimi doni per te in arrivo, questo si mette le basi per la costruzione, come dicevo qua, di qualcosa. Vediamo cosa mi dice l'ultima carta dei Rider Waite. Due di denari. Qua c'è, ti vedo molto impegnata a te, o impegnato sul lavoro o nel prendere delle decisioni. 4 di spade, prima di prendere una decisione ci pensi, ti vedo pensare prima di prendere una decisione e poi tutto cambia. 10 di bastoni, qua ci si mette alle spalle una situazione pesante. E io credo che abbia soprattutto a che fare con quello che ti ho detto, il potere personale che ti fa vincere, ok? Detto questo, ragazze mie, ragazzi, mi raccomando, praticate, studiate, questa è l'immagine o le possibili immagini che possono accadere per te in questa settimana e il comune denominatore di ogni immagine e di ogni evento è l'emozione. Noi abbiamo la relazione solo con le emozioni. Le emozioni sono dei. Allora tu ti confronti con l'emozione e ne acquisisci il potere. D'accordo? Detto questo ti ringrazio, ti abbraccio fortissimo, noi ci vediamo presto e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua! Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi che hanno scelto il secondo mazzo o anche il secondo mazzo. Andiamo a vedere quali sono le energie per te nei prossimi giorni, dal 16 al 16, dal 16 al 16, dal 10 al 16 febbraio. Andiamo a vedere quali sono le immagini che la tua anima ti proietta in qualità di eventi, che sono enti, entità, spiriti, dei, numi, daimones, affinché tu possa accoglierli, sciogliere paure e resistenze e andare incontro al tuo obiettivo. Allora, andiamo a vedere, chiedo al mio sposo celeste di realizzare questa creazione per te. Allora, quali sono le energie per te? Mio sposo celeste, quali sono le energie per le mie ragazze e i miei ragazzi? Allora, ne mettiamo 3. Qui e ora, la risposta è nel tuo presente, concentrati su ciò che hai. Relax, fai una pausa, rilassati e prenditi cura di te. Condividi. Qualcuno ha bisogno di te, unite le vostre energie. Allora, è una settimana tendenzialmente molto tranquilla, cioè vedo una settimana dove ti dicono concentrati sul qui ed ora. Il qui ed ora è l'eterno presente.
non esiste un passato, non esiste un futuro. Sono tutte... cioè quando noi crediamo che esiste un passato, esiste un futuro, è perché stiamo all'interno della mente ordinaria. Noi dobbiamo trascendere questa mente ordinaria. Come vi ho detto anche nell'introduzione delle previsioni settimanali, no, non ve l'ho detto nell'introduzione, l'ho detto nell'altra variante, scusami. O forse l'ho detto nell'introduzione, vabbè, ho detto o non detto, quello che ti voglio dire con questa carta è che il nostro passato è da intendersi come una possibilità e il nostro futuro è da intendersi come una possibilità. Il passato è la possibilità di perdonare, la possibilità di pacificare. Il futuro è la possibilità di creare. Quindi ti dicono, il passato esiste qui adesso, il futuro esiste qui adesso in un eterno presente. Concentrati su ciò che è adesso. Se ti vengono immagini del tuo passato o del tuo futuro, benedicile, ringraziale, in modo tale da non creare aspettative karmiche su ciò che stai pensando del passato e ciò che stai pensando del futuro. Concentrati adesso e se arrivano delle immagini passato o futuro, benedicile, ringraziale, perché è grazie a quelle che ti stanno dando degli strumenti per andare incontro alla tua realizzazione. Concentrati su ciò che hai adesso e se quello che hai adesso sono dei pensieri, adesso e durante la settimana, dei pensieri, benedici quei pensieri. Ti dicono in questo momento relax, fa una pausa, rilassati e prenditi cura di te. Fai una pausa. Da che cosa dobbiamo fare una pausa? Dalle aspettative, dal correre, dal correre, dal correre, dall'ansia. Perché abbiamo ansia? Perché possiamo avere ansia? Possiamo avere ansia. L'ansia è un sottoprodotto della paura. Abbiamo ansia perché abbiamo paura di come succederà quella cosa, di cosa succederà in quell'evento e allora abbiamo ansia. Perché? Quella è relativa al controllo della mente, perché ci vuole performanti a certi schemi, a certi valori. Ecco, silenzia la mente, fai una pausa, nel senso concentrati sul piacere delle piccole cose quotidiane. Come vi ho spiegato nella potente ipnosi col mantra Sabbe Satta Sukhi Hontu, durante l'ipnosi, se ti ricordi, vi dico il piacere delle piccole cose. Se non proviamo il piacere, se non siamo attenti al piacere delle piccole cose, non lo saremo mai. Non proveremo mai vero piacere. Il piacere di... se tu non sei attenta o attento, che significa essere qui ed ora, la centratura, quando un soffio di vento ti accarezza il viso, tu non puoi provare piacere se non sei presente, centrato in qui ed ora. Se un raggio di sole ti accarezza il viso e tu non sei presente nel qui ed ora, tu non puoi provare piacere. Abituarti al piacere quotidiano ti dà quella forma di centratura che ti permette di prendere grandi decisioni, senza l'ansia. Se tu ti allei all'anima, hai già vinto. Se tu ti allei alla mente, hai perso prima di iniziare. Il qui ed ora è l'anima. Affidarsi agli eventi è l'anima, relax. Poi c'è la carta bellissima del condividere. Dice qualcuno ha bisogno di te, unite le vostre energie. Ci sarà qualcuno in questa settimana con il quale potresti condividere dei momenti importanti in qualsiasi ambito e goderne. Ti dice anche che fatto questo lavoro, compresa questa consapevolezza in questo momento, avrai molta centratura e quindi qualcuno potrà chiederti, o anche senza parole, lo vedrai che è una persona che ti chiede aiuto in una forma, cioè anche una semplice parola, un semplice consiglio, va bene? Comunque questa è la carta dell'abbondanza, possono esserci delle sorprese per te in questa settimana. Andiamo a vedere con i tarocchi che cosa ci raccontano. Allora, sulla carta del qui ed ora iniziamo. Qui ed ora.
sposta nel tuo presente e concentrati su ciò che hai. Maestri, mostratemi per favore sulla carta del qui ed ora. Due di coppe. Asso di spade. Wow, la giustizia. Si sistema qualcosa in una relazione o in un accordo. Il due di coppe è un accordo, no? Può essere tra due persone, al di là se siete in relazione amorosa. Comunque, il due di coppe, asso di spade, comunicazioni che sistemano delle cose. Qui ed ora, in questa settimana, vedo una relazione che funziona. Ripeto, mi può parlare di qualsiasi tipo di relazione, l'amore lo vediamo dopo. Però mi dicono che c'è un parlare, un incontro, un inizio, l'asso di spade mi parla di inizio, che sistema la giustizia laddove non c'è stata giustizia, laddove le cose non sono andate nella forma giusta, corretta, chiamiamola come vogliamo, si sistemano delle cose per quanto riguarda l'ambito sentimentale o relazionale con qualcuno. Ok? Comunicazioni di inizio che sistemano cose e portano giustizia. D'accordo? Ok. Andiamo a vedere adesso sulla carta di relax. Fai una pausa, rilassati, prenditi cura di te. Quali sono i messaggi? Spieghiamo questa carta, maestri, per favore. Relax. Relax. Asso di denari. Ah, ok. Due di spade. Il sole. Ti sta dicendo che ne arriva un'opportunità di lavoro o nella concretezza, l'asso di denari. Tu non te la vedi arrivare. Ti dicono rilassati con il sole, goditi quello che c'è, perché l'opportunità è già in arrivo verso di te anche se non la vedi. Qualcosa di importante, di grosso che riguarda l'economia, il denaro o la pratica. Molti di voi mi dite, ma se io sono in pensione può essere un'entrata di denaro da un'altra fonte, può essere qualcosa di buono che arriva, che sostenta il tuo essere nella pratica. Vedo con il sole una bellissima notizia riguardante questa cosa che non ti vedi arrivare, e quindi rilassati, non ti preoccupare perché è già in arrivo per te, o la vedi in questa settimana dopo aver pensato ma mi arriva, non arriva, mi arriva, non arriva, perché concludiamo con il sole, quindi sono notizie felici che non ti vedi arrivare, un'entrata di denaro, un'opportunità in più, qualcosa che riguarda il denaro, l'economia, d'accordo? Ok, vediamo sulla carta condividi. Sulla carta condividi, nove di denari, ti vedo molto bene qua, col 9 di denari, molto molto bene. C'è un 5 di bastoni, forse c'è un po' di invidia, il papa. Allora, ci può essere un po' di invidia sul piano lavorativo, o qualcuno ti invidia o c'è un po' di discussione sul piano lavorativo. Oppure ci può essere una situazione che verrà sistemata, si prende una decisione ferma sul profilo lavorativo dopo aver avuto una discussione in questa settimana o la puoi già aver avuta. Il Papa mi parla di decisioni ferme che vengono prese e che sistemano le cose. Vedi il sole. O qualcuno ti parlerà di aver avuto uno scontro sul lavoro con qualcun altro e tu gli darai giusti consigli, di prendere una saggia decisione. In qualsiasi modo qua io vedo realizzazione economica anche per te o realizzazione di un benessere per te, discussioni e poi situazioni che convergono in un aggiustamento, va bene? Fammi vedere il Papa, la Luna. Vengono prese delle decisioni importanti qua in questa settimana per quanto riguarda l'economia. Può essere anche una persona che ti parla che ha avuto queste situazioni qua e tu gli dai un buon consiglio,
o c'è qualcuno che ti invidia, succede una discussione, qualcosa. Fammi vedere questo, no, i 5 di bastoni. Tre denari sul lavoro, una discussione sul lavoro c'è, che comunque poi si risolve a tuo favore. O c'è il Papa che mi parla di decisioni che vengono prese, si ha un po', non lo so, c'è un po' di tensione, o vengono svelate delle cose, c'è un po' di tensione sul lavoro, ci sono discussioni o incapacità di intendersi, ma poi alla fine vedo che ci si viene incontro, e c'è una decisione conforme una decisione ferma che verrà presa da te o da un'altra persona, che va a tuo favore, ok? Questo è per la luna piena, ci sono un po' di cose che vengono a galla rispetto al tuo benessere personale. Ok, adesso, ragazze mie e ragazzi, andiamo a vedere l'amore. Allora, tenendo fede a quello che è uscito, andiamo a vedere sull'amore cosa accade, sia che tu abbia una connessione con qualcuno, sia che non ci sia nessuno. Vediamo un po' cosa accade partendo dalla carta guida. Amore, maestri, mostratemi. Carta guida, per favore, sull'amore per te. Carta guida. Carta guida. Il sole. Il sole è una bellissima energia. Mi parla di gioia, di condivisione, è un'energia più, in spagnolo si dice amistosa, più di amicizia che di amore in senso stretto, ok? Cioè di amore relazionale. Mi può parlare di te che stai bene con i tuoi amici, stai conoscendo persone nuove, ti apri, sei aperta o aperto. È una bellissima energia il sole, di gioia, di condivisione. Oppure si può conoscere una persona con la quale inizia una bella amicizia. Regina di Coppe, vedo che molti di voi stanno vivendo un momento, stanno attendendo, stanno fluendo con le proprie emozioni, vivono un momento bello con il sole, con qualcuno, oppure stanno vivendo un bel momento con le persone che ami, che hai attorno, con i tuoi amici. Ok, vediamo un po' con la stesa, quella definitiva. Vediamo cosa accade in amore in questa settimana, dal 10 al 16 febbraio. Amore. 8 di denari, la forza. Molti di voi si stanno impegnando nel lavoro. Vedo molto sforzo nel lavoro, nelle cose pratiche che vi piacciono o nelle cose pratiche. C'è molto sforzo nel far funzionare le cose che fate quotidiane e nel vostro lavoro. Sì, vedo questa energia qua fondamentalmente. Energia attuale, energia positiva, energia negativa, energia passata, futura, passata, futura e conclusione di energia futura. Allora, qua abbiamo la forza, sì, 6 denari, 3 di spade, l'imperatrice, la morte. Allora, mi dicono che c'è stato un grande cambiamento nella tua vita che ha portato a darti valore, a chiudere una situazione sentimentale, relazionale o aver avuto una situazione emozionalmente evolutiva, diciamo così, e ti sei concentrato sul tuo lavoro, sulle tue cose, sul benessere personale, dando tutta te stessa, recuperando tante forze in te. Mi mettono attenzione essenzialmente su questo, ok. Al di là se c'è una persona o meno, mi stanno dicendo questo. Vediamo energia attuale, amore per te, infatti c'è una torre. La torre mi parla di cambio, un cambio che il destino ti ha mandato per vivere un certo tipo di esperienza evolutiva.
quindi questa esperienza evolutiva mi può parlare di una rottura, di una discussione, di una rottura che c'è stata con una persona o di una rottura emozionale che stai vivendo in questo momento. Possono essere le reminiscenze di una rottura precedente. Cambio, cambio, cambio. Vediamo al positivo cosa abbiamo. Se di coppia al positivo, attenzione che qua c'è una riconciliazione con qualcuno che conosci bene. Se di coppia al positivo, persona che conosci bene, persona che già conosci, che è nel tuo entourage energetico, riconciliazione con qualcuno. Vediamo al blocco. 8 di bastoni al blocco. Mancanza di movimento, di evoluzione in una relazione al blocco. Non c'è movimento o evoluzione in una relazione. Vediamo passato. Negazione, 4 di coppe, il mondo. Qua abbiamo chiuso una relazione, o abbiamo chiuso una tappa della nostra vita rifiutando quello che non ci serve più. O abbiamo avuto una chiusura con qualcuno, o si è chiusa una tappa della nostra vita importante. Stiamo registrando nel video a febbraio, questo mondo mi parla anche dell'anno precedente che ti ha visto fino a questo momento un po' insoddisfatto o insoddisfatto, un po' di noia. E qua stiamo vivendo o le reminiscenze di un cambio, le reminiscenze di un dolore eccetera, oppure succede qualche cosa, qui è successa qualche cosa con una persona che conosci bene, ma qua vedo una possibile riconciliazione. Vediamo che succede in questi giorni. 6 di spade, cavallo di bastoni, e in arrivo qualcuno verso di te. La regina di coppe, c'è una persona che rientra nella tua vita, va verso di te, vedi? E la regina di coppe, qua ci sei tu, e ti vedo fluire, essere contenta o contento di questo incontro. Questa per molti di voi è una persona che conoscete bene, con la quale non c'è stato avanzamento, può essere anche un amico d'infanzia, mi spiego, con la quale si instaura una bella amicizia e poi si vede qualcosa in più, insomma, o una persona che conoscevate prima. Può anche essere una persona nuova, che il 6 di coppe mi parla di una persona con la quale condividi una bellissima energia che viene da altre vite però, cioè c'è un'affinità elettiva ed è una cosa improvvisa. Cavaliere di bastoni sono cose improvvise, una persona che si sposta, 6 di spade, può venire anche da un'altra parte, da un'altra città, da un altro luogo, verso di te. Cosa c'è dopo la regina di coppe? La temperanza, vedo che c'è un buon dialogo tra te e questa persona, quindi per quanto riguarda l'amore, qua abbiamo chiuso da poco per molti di voi una situazione che stiamo vivendo ancora questa chiusura, però o tu ti sposti o questa persona si sposta, rientrando da te, può essere una persona che conoscevi già prima, o un amico d'infanzia, oppure può essere la stessa persona con la quale in questo momento c'è una rottura per una distanza e non c'era avanzamento, va bene? Oppure può essere completamente una persona nuova, vedete un po' dove vi risuona. Fatto sta che vai a condividere con questa persona una bellissima energia di purezza col 6 di coppe e ti vedo predisposto o predisposto all'apertura, ti vedo fluire con le tue emozioni, regina di coppe, non devi fare niente, ricevi soltanto, ok? E sono bellissime conversazioni e comunicazioni di grande equilibrio, va bene? Qua abbiamo il segno del Sagittario, Leone, Bilancia, Toro, Ariete e Scorpione, avevamo pure, no? Scorpione, sì, che può essere segno ascendente Luna o Venere. Vediamo cosa mi raccontano i miei tarocchi in merito. La torre, energia attuale la torre, la torre, sì, qua abbiamo re di coppe. C'è una persona che o si è rotto qualcosa con questa persona oppure in arrivo questa persona, un re di coppe. O tu sei insoddisfatta di questa attitudine o qualcosa succede, perché qua io vedo a te insoddisfatto comunque un po' più giù, emozionalmente, rifiutando un'offerta.
e questa persona la dona invece. Vediamo il 6 di coppe, il positivo. 9 di denari. Interessante, il 9 di denari. Adesso ti dico, voglio mettere altre carte. 8 di bastoni al negativo. La stella. Per alcuni di voi non c'è speranza in una relazione, perché non c'è avanzamento o non c'è stata speranza o avanzamento in una relazione. Avete perduto un po' le speranze perché non c'era comunicazione e mancanza di avanzamento con una connessione. Io non so se questa persona è la stessa o è una persona che conoscevate ancora prima oppure una nuova. Fammi vedere il mondo 4 di coppe. Asso di spade. 4 di coppe. Asso di bastoni. E qua c'è stato un rifiuto di un'opportunità da parte tua, oppure c'è stato il rifiuto di un'opportunità da parte di qualcuno. O qualcuno, tu hai proposto qualcosa, è stato rifiutato, o qualcuno ha proposto a te ed è stato rifiutato. Vediamo 6 di spade. 6 di denari. Guarda, qua vedo che c'è la voglia, c'è un'energia molto cordiale, molto bella con qualcuno. Cavaliere di bastoni. 5 di spade. C'è questa persona che entra all'improvviso. La regina di coppe. 4 di bastoni. Sì, vedo un incontro con questa persona. La temperanza. L'8 di coppe. Arriva un cambio. Allora, per alcuni di voi una persona è tornata disponibile o single, ok? Ecco perché ti ho detto, te lo dico dopo il 9 di denari qua. E perché poi mi mettono anche l'8 di coppe. Per alcuni di voi una persona è tornata single. O sei tu, o è che sei tornata disponibile, o è questa persona che rientra. Che energia ha di nuovo sul 6 di coppe, per favore? Sì, cavallo di denari. Vedo che c'è questa persona che ti dà un'offerta e vedo che tu te la prendi con calma. Vedo un incontro con questa persona, ma te la prendi con calma prima di decidere per vedere se c'è speranza o meno. Mi spiego? Non è, però ti vedo tranquilla o tranquillo come energia. Te la prendi con calma, 9 di denari, cavallo di denari, questa cosa ti fa felice, ti fa contenta o contento. Però te la prendi con calma. Questi denari qui mi dicono, anche con la regina di coppe, che la cosa avviene con calma, mentre questa persona arriva all'improvviso, comunque c'è questo movimento più veloce, io vedo che tu te la prendi con calma, c'è molta cordialità da parte tua. Mi spiego? Ok, vediamo un po', anche perché qua ti vedevo molto impegnata, più nel tuo lavoro, no? Nelle tue cose, o impegnato, te la prendi un po' con calma, sì. Vediamo cosa mi dicono i miei oracoli lui-lei. Per tutte le ragazze nuove li potete trovare sotto l'info box in descrizione. Qua abbiamo i segni del cancro, pesci, scorpione, sagittario, acquario, leone. Sì. Vediamo un po' cosa dicono i miei oracoli. Non sono stato onesto, c'è qualcuno che dirà la verità qua, ti confesserà una certa verità, va bene? O sarà sincero con te. Cos'altro? Ti sogno ogni notte, questa persona ti dirà che ti ha sognato, ti sogno ogni notte. Ti amo, ci picchia. E qua c'è un ti amo, qua c'è un ti amo. Ragazze mie, ragazzi, così stanno le cose. Vediamo un po' cosa mi dice l'ultima carta dei Rider White. Dieci di coppe, sì sì, qua c'è una bellissima energia tra te e qualcuno. Per alcune di voi è una persona che conoscevate prima, o un amico d'infanzia, magari non c'è stato niente tra te e questa persona. Per alcuni di voi è una persona che conoscevate prima, perché
questa mi dà la sensazione qui, vedi, paggio di denari, c'è proprio questo invito, vedo una bellissima energia di condivisione qua. Vediamo cosa mi dicono gli ultimi oracoli. A dire il vero, vedi, non sono stato onesto a dire il vero. Qua c'è qualcuno, si toglie la maschera, si apre con il cuore. Non è per voi e questo ha a che fare con una situazione che voi rifiutate o state rifiutando qui, o questa persona è tornata disponibile o single e te lo dice. Vedete un po' come vi risuona in questa settimana. Cos'altro? La conoscenza profonda, questa sei tu, che tu sia uomo o donna non importa, che prima di prendere una decisione sentirai dentro di te qual è la cosa giusta da fare. Tutto ciò che brilla, c'è una novità, infatti, e scambiarsi doni. Sì, non ti aspetti questa cosa, c'è una bella scoperta che farai in questa settimana con questa condivisione, d'accordo? Ok, ragazze mie e ragazzi, io concludo qui, vi faccio un grandissimo in bocca al lupo, noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che tutti gli dei ti benedicano. Mua!